vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuò campar desto loco selvaggio. La lupa è la più potente di queste tre fiere selvatiche, colei che sta rispingendo Dante nella selva oscura, sta per ricadere nell'oblio, in quella morte spirituale che è appunto il peccato. Le parole di Virgilio non sono casuali, perché Dante mette in bocca al maestro un tecnicismo letterario, quel viaggio. Se vuole salvarsi, Dante deve intraprendere un viaggio completamente diverso, ma quella parola ha più significati. In realtà tutta la Divina Commedia è anche una pausa di riflessione sull'uomo, sul Dante politico, colui che era stato sconfitto dai Guelfi neri e che adesso si è fermato a metà della sua vita e sta riflettendo, ma l'intera vicenda è una peregrinazio, quindi un viaggio di purificazione. Dante deve attraversare i regni dell'oltretomba perché deve fare i conti con il male, lo deve vedere, deve entrare in contatto. L'intero percorso diventa una catarsi, la catarsi greca, cioè quel magico rito di purificazione di anima e di corpo. Deve veramente cancellare tutti i suoi peccati passo passo se vuole giungere alla contemplazione di Dio. Nel corso del tempo Dante recupera prima la ragione con Virgilio, poi la fede che aveva perso con Beatrice, e solo allora, attraverso quel trasumanar, può finalmente giungere al paradiso celeste. Detto fuori di metafora, ognuno di noi per poter giungere alla salvezza eterna deve utilizzare la sua fede e la sua ragione. Da soli non ci possiamo salvare. Ognuno di noi è quell'homo viator, cioè quel pellegrino. La nostra vita è un pellegrinaggio, è un continuo processo di errori, di cadute e di purificazioni. La famosa indulgenza plenaria, quella definitiva, si ottiene solo in questo modo, usando la nostra ragione per poter indagare e comprendere le misteriose vie di Dio, ma laddove noi non possiamo arrivarci perché siamo degli esseri limitati, ecco che dobbiamo usare la fede, dobbiamo compiere quel balzo, altrimenti con la sola ragione non potremo arrivarci. Virgilio sarà costretto ad abbandonare Dante ad un certo punto. Discendere nelle profondità abissali dell'inferno significa analizzare il male, sezionarlo e, come una sorta di scienziato, anche proprio studiarlo, osservarlo da vicino, rendersi conto delle conseguenze morali e spirituali delle nostre azioni, e questo serve per spingerci ad agire prima che sia troppo tardi, a fermarci in tempo e a cambiare strada, a recuperare quella diritta via che ognuno di noi magari ha perso. Dall'analisi del male fino al deicidio, quindi addirittura all'uccisione di Dio, si passa poi alla catarsi, a quel lungo rito di purificazione che concretamente poi vedremo compiersi sulla spiaggia del Purgatorio, ma che in realtà è già iniziato, perché qui Dante nella selva oscura ha già recuperato la ragione che aveva perso, si è destata dal torpore, da quel sonno in cui era caduto, perché ricordiamoci che nella Bibbia la morte è paragonata a un sonno, la morte spirituale. Dante era perduto, ma si è ravveduto, a quella giusta predisposizione per pentirsi, per chiedere perdono e ricominciare da capo. Quindi finché non è finita, ognuno di noi ha la possibilità di essere salvato, perché la misericordia di Dio è infinita. La lupa da cui Dante cerca di scappare, ma da solo non è in grado di farlo, in realtà ha una natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia, e dopo il pasto ha più fame che pria. Quindi in realtà la lupa rappresenta che cosa? La cupidigia, quella brama cieca di potere, di denaro, di beni materiali, e quel desiderio, quell'impulso che ci spinge a desiderare sempre di più, a volerci arricchire. Non ci basta mai quello che abbiamo, ma questa sete è una sete inestinguibile che nessuno di noi potrà mai colmare, e mentre gli uomini rincorrono ciò che è breve sogno, poi perdono se stessi, smarriscono la propria anima. Come disse Cristo, che senso ha per l'uomo guadagnare il mondo se poi perderà se stesso? Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Qui introduce la profezia del veltro. Il veltro è quel cane agile, veloce, che arriverà e la farà morir con doglia, quindi che distruggerà
la cupidigia, la ricaccerà addirittura nelle viscere dell'inferno. E gli animali con cui si ammoglia, che sono tantissimi, sono gli esseri umani, le persone. Quindi qui non è soltanto un concetto spirituale, ma politico. Gli uomini che si occupano di politica, della res publica, non operano più per il bene comune, ma soltanto per il proprio interesse personale. Quindi anche una critica politica veramente a vari livelli. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, notate il tricolon, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Non si ciberà né di terra né di peltro, quindi non sarà affamato né di terre, quindi né di possedimenti, ma neanche di peltro. Il peltro è una lega metallica, quindi qui allude alla coniazione delle monete, quindi non sarà avido di ricchezze assolutamente, quindi è portatore di quei valori, di quelle virtutes che sono andate perdute, di quegli antiqui mores che non esistono più, che sono morti e sepolti a causa dell'avidità delle persone. Ma che cosa porterà la sapienza, l'amore e la virtù? Quindi sarà veramente un grande riformatore, un giustiziere, colui che potrà risanare l'Italia, che soprattutto potrà appianare i contrasti ed eliminare le divisioni. Sua nazione, quindi la sua origine, la sua provenienza sarà tra feltro e feltro, quindi una persona umile, perché il feltro è un panno costituito di tessuti molto semplici, quindi allude sia a un saio, quindi poteva essere anche un membro del clero, magari un papa riformatore, oppure allude anche alle urne elettorali perché erano foderate proprio con il feltro, quindi potrebbe essere un'elezione democratica in cui finalmente verrebbe eletto un uomo degno di fiducia, competente, in grado di governare il paese. Quindi c'era una grandissima attesa da parte di Dante e dei suoi contemporanei, quella grande speranza che veniva riposta in questo generico riformatore politico in grado però di poter finalmente cambiare l'Italia. Quindi la speranza non è mai morta, non è mai venuta meno. Alcuni l'hanno identificato con l'imperatore Arrigo VII, altri con un papa, altri ancora pensavano a un altro imperatore, alcuni addirittura alla seconda venuta di Cristo oppure allo Spirito Santo che avrebbe illuminato quindi qualche politico, qualche personaggio influente, quindi non sappiamo in realtà chi sia. E Dante stesso, poi andando avanti a leggere, se notate, non solleva altre questioni, cioè quando Virgilio finisce di parlare, Dante non chiede indicazioni riguardo alla sua identità, non va ad approfondire, ma lascia cadere la questione volutamente, perché ricordatevi che in Dante nulla è casuale. Perché questo? Perché probabilmente nemmeno Dante conosceva la reale identità di questa figura, non si sapeva chi fosse, semplicemente si attendeva con trepidazione proprio nella speranza di risollevare le sorti di questo paese martoriato e distrutto dalle divisioni e soprattutto da quelle lotte intestine e dai desideri perversi, malvagi, che portano alla distruzione morale, alla corruzione dello spirito, ma soprattutto anche che creano gravi danni all'economia e alla società del paese. Di quella umile Italia fia salute per cui morì la Vergine Camilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Quindi il veltro sarà proprio la salute, da salus in latino, la salvezza di quell'umile Italia. Notate che umile è in contrapposizione netta con il superbo Ilion, quindi con la superba città di Troia. Umile perché l'Italia è triste, disperata, è in una condizione veramente disastrosa, ha un'accezione negativa, ma si può leggere a più livelli. Umile contrapposta alla superbia, perché in realtà bisogna recuperare gli antiqui mores che esistevano proprio in questo periodo, questa lotta che non è casuale, citata proprio dall'Eneide di Virgilio, in cui muoiono per le ferite Turno, il re dei Rutuli, nella battaglia appunto contro Enea. In realtà tutti loro incarnano quei valori fondamentali che sono andati persi, perché pensiamo che grazie alla battaglia quindi tra Turno ed Enea poi nascerà e verrà fondata la città di Roma, e da lì poi anche il Soglio Pontificio, la cattedra
cattedra di San Pietro, poi Dante lo dirà anche nel Purgatorio, non donna di province ma bordello, quindi l'Italia non è più la domina, la signora di tutte le province, non è più un grande impero, ma è diventata un bordello, addirittura proprio l'ultima ruota del carro che non conta più nulla in Europa. Finalmente il Veltro quindi la ricaccerà nell'inferno da dove era venuta, perché la cupidigia è proprio frutto del diavolo, del demonio, di Satana, perché è uscita a causa dell'invidia. Quella è la causa di tutti i mali ed è l'origine di ogni peccato. Satana stesso fu invidioso di Dio perché avrebbe voluto essere come lui, ecco la superbia poi dell'uomo. Però il peccato più grande, quello che viene condannato, è proprio l'invidia, perché è quel peccato che eccita il desiderio di possedere i beni o addirittura le persone altrui, no? Non desiderare i beni e la donna degli altri. E questo è un concetto sempre biblico, perché Dante non cita nulla a caso. Nel libro della Sapienza 2.24 si legge: invidia diaboli, quindi per l'invidia del diavolo, mors intruivit, la morte entrò in orbem terrarum, in tutto il mondo. In questa lotta manichea tra il bene e il male, quindi tra il veltro e la lupa, alla fine il vincitore indiscusso sarà il veltro, quindi questo uomo sconosciuto che avrebbe dovuto riportare l'ordine. Virgilio, dopo aver brevemente profetizzato su questo veltro, chiede a Dante di seguirlo perché lui sarà la sua guida. Ecco di nuovo il modello di cui dicevamo nella lezione precedente: ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida. Quindi vedremo sia ovviamente i dannati dell'inferno, coloro che si pentono e che si mondano in purgatorio, e poi gli spiriti beati del paradiso. Quella seconda morte, sono state sollevate moltissime questioni che però tratteremo più a fondo nel terzo canto. Intanto ve l'accenno soltanto per darvi già qualche spunto di riflessione. La prima questione è di natura teologica: come può un Dio buono, misericordioso, dotato di quell'amore sconfinato e infinito, avere poi prodotto un luogo di tortura, un luogo eterno? Cioè, come può aver creato l'inferno? Che sembra una contraddizione enorme. Infatti per molte confessioni cristiane, in particolare anche per esempio per i testimoni di Geova, questo è impossibile, cioè Dio non avrebbe mai creato l'inferno non esiste secondo loro. E la seconda morte di cui si parla sarebbe la morte dello spirito, cioè l'uomo verrebbe distrutto, anima e corpo cancellato per sempre. Chi cade nel famoso lago di fuoco dopo il giudizio universale viene annullato, viene cancellato insieme a Satana e a tutti i falsi profeti. Quindi la seconda morte, la punizione eterna, non sarebbe quindi una tortura, una sofferenza infinita, ma sarebbe quindi la morte definitiva, cioè il fatto di non poter mai più ritornare in vita. E siccome in altri passi invece della Bibbia, e poi vedremo anche nella Divina Commedia, si parla di un luogo di terrore, quindi di tortura eterna, non può coincidere quindi con la cancellazione definitiva di una persona, perché altrimenti verrebbe meno la giustizia di Dio. Chi ha sbagliato deve pagare. E siccome vedremo nel terzo canto che l'inferno è creato proprio per essere un luogo di eterna sofferenza, non avrebbe senso eliminarli definitivamente. Come dice Cristo, là sarà pianto e stridore di denti. La stessa immagine che troveremo anche nel sesto libro dell'Eneide di Virgilio. Quando Enea entra nell'Averno, sentirà proprio le catene che vengono usate proprio dai diavoli mentre torturano e tormentano le anime che sono nel Tartaro. Virgilio poi cederà il posto a Beatrice una volta arrivati nel paradiso terrestre, e dalle parole di Virgilio quindi si capisce benissimo che ci sia questa contrapposizione tra la città celeste e la città terrena. Echeggiano le parole anche di Sant'Agostino del De Civitate Dei. Esiste una città celeste dove governa e regna Dio, quindi il bene, il sommo bene, e una città terrena, quindi la città di Satana, che è in mano quindi al male. Non dimentichiamo mai la Bibbia che dice proprio
e sappi che tutto il mondo è nel potere del malvagio, nel potere di Satana. Ecco perché esiste il male nel mondo, perché in realtà questa terra è nelle mani del demonio e quindi lui, essendo il padrone, ci fa soffrire, quindi la colpa non sarebbe di Dio ma di Satana. Ma ricordiamo quindi ancora una volta la contrapposizione tra le due città, tra i due imperatori, sempre la metafora politica. E poi l'invocazione finale che Dante rivolge a Virgilio in realtà la rivolge alla sua stessa ragione, perché senza, abbiamo detto, non è possibile riprendere il cammino. Poeta, io ti riccheggio per quello Dio che tu non conoscesti. Ecco la superiorità spirituale di Dante di cui parlavamo l'altra volta. Dante è superiore perché ha conosciuto la vera fede. A Virgilio questo privilegio non è stato concesso, non può essere salvato. Vedremo nel quarto canto che lui vive e dimora nel limbo. A ciò che io fugga questo male è peggio, quindi non soltanto evitiamo la lupa, facciamo un altro giro, ma soprattutto aiutami a non cadere quindi nella dannazione eterna, quindi invoca la ragione per potersi salvare. Ecco quella giusta disposizione di spirito. Dante ha capito di aver sbagliato, ha iniziato a ragionare, è uscito dal torpore e si vuole salvare. Che tu mi meni, quindi che tu mi conduca là dov'or dicesti, sì che io veggia la porta di San Pietro. Ecco la Janua Petri, quindi la porta di San Pietro, di cui poi non si parla più nel paradiso e anche nella Bibbia. In realtà non esiste una porta fisica naturalmente, però è comunque un'immagine simbolica che viene usata anche da Dante. Allora si mosse e io li tenni dietro, e finalmente quindi riprendono quella peregrinazio. Attenzione, perché questo pellegrinaggio l'Homo Viator sta per ripartire, si era bloccato, ma vedremo che si bloccherà di nuovo subito all'inizio del secondo canto, proprio perché nel momento in cui lui inizia a compiere questo viaggio verrà colto dal dubbio: sono veramente degno di affrontare un simile viaggio? Sono davvero destinato da Dio a recare un messaggio all'intera umanità? Dirà Dante: non Enea, non Paolo, quindi non sono né San Paolo né Enea, non è Orfeo, non è Ercole, non è nessuno di quelli che hanno già compiuto la catabasi, la discesa agli inferi. E grazie alle parole di Virgilio Dante recupererà fiducia in se stesso e capiremo che è proprio Dio che vuole questo viaggio, perché la missione è salvare ognuno di noi, più anime possibili. Vuolsi così, colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Recuperata la speranza e la fiducia in se stesso, riprenderà il cammino ed entreremo finalmente nell'antinferno.